Soffri di ritenzione idrica? Hai gonfiore e pesantezza alle gambe? Scopriamo insieme in questo video perché si crea e come eliminarla. Ciao, sono Danila Anzalone, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. Il nostro corpo è fatto di acqua per il 70% e quest'acqua da qualche parte deve andare, deve fluire. Come fa? Lo fa attraverso il nostro sistema circolatorio e linfatico. Quando l'acqua scorre all'interno dei vasi, ma c'è qualcosa che all'interno del sistema circolatorio non funziona perfettamente, quest'acqua non si incanala nei punti giusti. Il sistema circolatorio è costituito da arterie, arteriole e fino ai capillari, no? Che sono la parte più piccolina, così come le vene, le venule, eccetera. I capillari sono proprio la parte più delicata, l'ultima parte che arriva un po' dappertutto, ok? Perché sono i vasi più sottili. Le loro pareti, essendo più deboli, più delicate, può essere che per varie cause diventino più permeabili, più fragili e qui fino addirittura a rompersi. A volte lo possiamo vedere soprattutto nelle gambe, soprattutto noi donne, questa rete, no? Un pochino di capillari rotti o fragili e lì cosa succede? Che i nostri liquidi non riescono più a restare all'interno del vaso e quindi fuoriescono. Ma dove vanno? Vanno, diciamo, nello spazio di mezzo che si chiama spazio interstiziale, cioè l'acqua non è più né all'interno dei vasi né all'interno delle cellule come nei muscoli, nella pelle, nei vari organi, dove deve stare, ma si incanala in questo spazio interstiziale e lì si crea la famosa ritenzione idrica o ancora meglio edema. Noi donne soffriamo di più di questa situazione, no? Di ritenzione idrica, non perché siamo sfortunate, ma perché semplicemente produciamo degli ormoni come gli estrogeni e il progesterone che favoriscono purtroppo questa fragilità capillare. Quindi soprattutto nelle gambe, no? Perché di solito la ritenzione idrica la troviamo negli arti inferiori, gambe, caviglie, piedi che si gonfiano, che sono un po' dolenti, semplicemente anche un po' ci vediamo meno toniche, no? Un pochino più la muscolatura appannata, diciamo così, quando siamo in una fase di ritenzione. Perché le gambe, che sono la parte diciamo più delicata per quanto riguarda il ritorno venoso, cioè la nostra circolazione è adibita proprio a riportare il sangue verso l'alto, verso il cuore, per poi essere ripulito, riossigenato e rimesso in circolo. Quindi i capillari delle gambe, le vene, le arterie delle gambe sono anche sfavorevoli dal punto di vista della forza di gravità, quindi devono avere più forza, più spinta per riportare il sangue verso l'alto. Quindi dobbiamo avere sicuramente una muscolatura tonica che ci permette di aiutare questo ritorno venoso, non solo dei muscoli, ma anche delle pareti dei nostri vasi sanguigni, che all'interno hanno comunque una muscolatura che si contrae, si rilascia e favorisce lo scorrimento del sangue e dei liquidi. Ma vediamo insieme quali sono le cause principali di questa ritenzione idrica. Le cause, come abbiamo detto, principalmente sono legate a un discorso circolatorio, ma può essere anche un discorso di infiammazione che si crea nei tessuti a causa di allenamenti, per esempio, che facciamo. Questo non vuol dire che non dobbiamo allenarci, anzi, assolutamente, questo passaggio di infiammazione è obbligatorio, così come durante il ciclo mestruale. C'è una fase di ritenzione, di edema, ma è fisiologica, è normale, quindi qualche giorno al mese possiamo stare tranquille che se anche siamo un pochino più gonfi, abbiamo un pochino di indolenzimento alle gambe, un po' di ritenzione, non succede nulla. Altre cause possono essere una sbagliata alimentazione oppure uno scarso equilibrio idrosalino. Ancora può essere causa di assunzione di farmaci oppure addirittura dopo interventi che si crea una ritenzione fisiologica, perché si crea proprio un edema riparatorio, chiamato così. E ora vediamo quali sono le soluzioni a questo edema, a questa ritenzione. La prima cosa importantissima da fare è ricomporre il nostro corpo, cioè andare ad aumentare la massa muscolare e diminuire la massa grassa. Quindi ricreare equilibrio fra queste due parti, tonificare proprio i nostri muscoli. Vi spiego perché. Il grasso, che è idrofobo,
non si lega con l'acqua, ok? Diciamo in minima parte, ma per il resto rifiuta l'acqua. Quindi l'acqua che non si lega alla massa grassa che abbiamo eventualmente in eccesso, proprio va a fare quel percorso che vi dicevo prima e si trova nello spazio interstiziale, quindi non nelle cellule, non nei vasi, ma a metà strada. E lì appunto si crea questo gonfiore, questo edema. Quindi più noi eliminiamo il grasso e aumentiamo invece la massa muscolare che è idrofila, cioè accoglie invece l'acqua, quindi in quel caso l'acqua andrà all'interno delle cellule muscolari, andrà a portare più nutrimento, più sangue, più ossigeno al nostro muscolo, il risultato sarà un muscolo più tonico, la pelle più liscia, meno ritenzione, ci vedremo più sgonfie e tutto funzionerà meglio. Per fare questo, per andare a creare una buona massa muscolare, dobbiamo allenarci. Ragazzi, è solo quello, è importantissimo. Sì, l'alimentazione, ma l'allenamento. Perché non dobbiamo preoccuparci di aver paura ad alzare dei pesi o di fare degli allenamenti di forza. Sono importantissimi, sì, creano infiammazione, quindi magari nel momento in cui ti sei allenata o il giorno dopo può esserci ritenzione, ma poi questo andrà a creare una buona massa muscolare che andrà poi a incanalare l'acqua nel punto giusto. Poi sicuramente abbinare a questi allenamenti un'alimentazione corretta. Una cosa importante voglio chiarire, non esistono cibi che eliminano la ritenzione idrica e non esistono cibi che fanno venire la ritenzione idrica. Sì, lo sappiamo, il sale è importante, abbiamo 5 grammi di sale al giorno, compreso quello che è già contenuto nei cibi, più quello che noi aggiungiamo per condire o per cuocere la pasta, eccetera, va bene, stiamo dentro questo range e non c'è problema, il sale lo possiamo mangiare. Tutto il resto, frutta, verdura, proteine animali, proteine vegetali, carboidrati buoni, fibre, tutto, minerali, vitamine, micronutrienti, fitonutrienti, tutto dobbiamo sicuramente bere, ma non ci dobbiamo sfondare di 4 litri di acqua perché così eliminiamo la ritenzione idrica. No, ognuno di noi ha il suo peso, il suo stile di vita e in base a quello dovrà bere una quantità di acqua sufficiente e corretta. Circa 1 litro di acqua ogni 30 kg di peso corporeo, più o meno. Questa in base anche poi se fa più caldo, se ti alleni più spesso, lo stile di vita che hai. Quindi importantissima l'idratazione, ma non in eccesso. Per quanto riguarda gli allenamenti è importantissimo variarli, quindi va benissimo l'allenamento con i pesi, allenamento di forza, va benissimo l'allenamento di cardio, la camminata, perfetto, ancora meglio se stiamo attenti mentre facciamo la nostra camminata a muovere bene la caviglia e tutta la rullata del piede, perché è proprio sotto la pianta del piede che c'è la pompa del ritorno venoso, cioè che ci aiuta a respingere il sangue verso l'alto. Quindi andiamo a stimolare bene questa pianta del piede, facciamo degli esercizi anche con delle palline per massaggiare la pianta del piede o cerchiamo di camminare sul terreno sconnesso, sulla sabbia piuttosto che sulla terra, un prato. Questo è perfetto. Ancora possiamo fare yoga, stretching, allenamenti con il respiro, perfetti perché vanno comunque a lavorare su tutto il sistema circolatorio. Un'altra cosa che si può fare, che spesso viene consigliato anche nei centri estetici, alle terme, sono i bagni caldo e freddo, cioè questa differenza di passare da una vasca di acqua calda a una vasca di acqua fredda stimola quelle famosi pareti dei capillari, dei nostri vasi sanguigni a contrarsi e lasciarsi perché all'interno abbiamo detto che c'è una parte di muscolatura che favorisce lo scorrimento dei nostri liquidi, del sangue, della linfa, quindi un'ottima soluzione. Ricapitolando, dobbiamo fare tutti i giorni tutte queste cose? No, sicuramente no, non ci sarebbe il tempo, sarebbe impossibile. Ma non dobbiamo pensare che semplicemente indossando dei leggings o delle calze elastiche o spalmandoci delle creme possiamo risolvere il problema dell'edema, della ritenzione idrica. Dobbiamo fare tutte le cose insieme, in modo corretto, costante, con determinazione, senza esagerare, senza impazzire. Semplicemente piano piano cerchiamo di creare degli allenamenti corretti, magari ci facciamo aiutare da un personal trainer, creiamo un'alimentazione sana, facendoci aiutare eventualmente da un esperto che ci può consigliare e creiamo tutti quei piccoli
gesti quotidiani che ci portano al risultato, a bere l'acqua, camminare, lavorare un po' sulla pianta del piede, acqua fredda, acqua calda. Non serve andare alle terme, prima non ve l'ho detto, ma non serve andare alle terme per fare i bagni caldi e freddi, anche semplicemente nella nostra doccia, alla fine del bagno, della doccia, passare sulle gambe con l'acqua fredda, 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 soprattutto nei punti linfatici, quindi sull'inguine, dietro al ginocchio, sulle caviglie, sotto la pianta del piede. Fantastico, una sensazione meravigliosa. Tranquille ragazze, è normale, tutte soffriamo un pochettino di ritenzione idrica, chi più chi meno, soprattutto in certi giorni del mese, in certi periodi dell'anno, quando fa più caldo, è normalissimo, cerchiamo di accettare questa cosa e di fare del nostro meglio. Se questo edema, questa ritenzione idrica diventa molto importante ed è per esempio dovuta a un trauma o assunzione di farmaci e l'edema non si risolve, ovviamente vi consiglio di rivolgervi al vostro medico. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per restare aggiornata sui miei contenuti. Ciao!